so se riuscite a sentire, spero ovviamente di no, ma mio padre giù in garage sta trapanando qualcosa, anzi io lo so cosa sta trapanando, ma per educazione non posso dirlo. Ad ogni modo sono stranamente sereno e andiamo avanti, soprassediamo, come si dice in questi casi. Sono quasi le 4, sono stanchissimo, come se in campo ci fossi stato anch'io ieri sera praticamente, e poi sulla stanchezza, pressione e tanto altro ci ritorniamo perché è un argomento anche valido che hanno tirato fuori Del Piero e Cambiasso a Sky ed è interessante. Partirei da qualcosa invece di più puerile, diciamo così, anzi no, rewind. Partiamo dalle cose belle, no? Non andiamo sempre sul negativo, su ciò che invece ci dipinge in maniera poco consona. Tanti attestati di stima, tanti complimenti, calcio, sportività, e questo lo devo assolutamente premiare, prima di ogni cosa. Quindi sono qui a ricambiare la cortesia. E poi però dobbiamo andare a parlare di cose assurde, cose fuori da ogni logica, i due gol dell'Inter per qualcuno irregolari, il futuro di Inzaghi che ancora pare legato a un filo, cioè cose che mi lasciano un po' attoniti. Prendiamoli come argomento di discussione per poi estendere a tutto il resto. Prima però, come al solito, un paio di robette veloci. Vi invito a spolliciare per il solito caro amico algoritmo che altrimenti sta lì a guardarci in tralice, sì, diciamo così. Iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti e oggi poi copriamo anche Conference Europa League, Fiorentina e Lazio, li accorpiamo sicuramente stasera in un unico video. Ma ci tengo a parlarne delle italiane. Questo è stato sempre un po' il mio spirito su questa community, su questo canale, con questa community, su questo canale, scusate, e quindi continueremo sperando di portarle avanti fino alla fine. E un motto che non ci spiega niente. E niente, din don, attivate la campanella per rimanere aggiornati. Grazie ancora una volta perché poi per voi non costa nulla, invece mi è di grande aiuto per continuare un pochettino a pubblicare, a condividere. Quindi grazie davvero, eh. È il minimo che possa dire in questi casi. Allora, sì, dispiace vedere soprattutto e i tifosi ci può stare. Non mi riferisco neanche tanto ai tifosi italiani, che sia chiaro, perché sta polemica arriva innanzitutto dalla Germania. Ogni mondo è paese, non c'è nulla da fare, perché poi ogni mondo è un paese o l'erba del vicino è sempre più verde, ma in realtà a volte non lo è neanche così tanto verde. E ho visto TikToker tedeschi prendere il fermo immagine di Lautaro e di conseguenza poi essere condiviso da qualche altro tifoso. E sapete come funziona sui social, no? Che poi basta seminare che subito, no? Arriva il prodotto, no? Fuori, no? Si espande tutto a macchia d'olio. E ragazzi, sul discorso di Lautaro, io veramente una polemica così sterile, ma davvero così sterile, che fortunatamente i massimi professionisti del caso, e per professionisti cito ovviamente i Prime, i Sky, gli esponenti massimi sotto questo aspetto, non ha cavalcato nessuno una roba del genere, cioè Lautaro che anche se l'avesse leggermente sfiorata in quel contesto dove non c'è assolutamente immediatezza, staremmo comunque a parlare del nulla, anche perché se voi invece andate a vedere e non il fermo immagine, perché è sempre quello il discorso, non fermo immagine, guardiamo tutta la dinamica, non c'è assolutamente niente. C'è che addirittura è iniziato a parlare anche della traiettoria di Cialanoglu, che quindi la palla era uscita, quindi anche il secondo gol. Io ho sentito davvero delle robe incredibili. Più grave invece, per quanto mi riguarda, molto più grave, perché poi i tifosi, ripeto, i tifosi possono fare quello che gli pare, nel loro spirito, i tifosi quello che dicono i tifosi è anche il risultato di quello che è l'indottrinamento. E l'indottrinamento chi lo dà? Lo dà invece chi fa comunicazione, la fa in maniera errata. Per esempio, vedo tutto sport che condivide le dinamiche. Perché vai a condividere le parole di un ex arbitro tedesco che non ho capito se faceva moviolo o meno?
per dire che il gol di Lautaro appunto era da annullare, delle robe che non hanno veramente alcun senso, se non quello di voler polemizzare e di voler creare come al solito astio. E purtroppo se non estirpiamo questo germe alla radice è un casino, e mi dispiace, l'ennesima occasione persa sotto questi aspetti, ma fortunatamente eh, io la considero una piccola fetta, almeno in questo frangente. Però veramente mi dispiace con una partita dove non c'è stato nulla, ma veramente nulla di cui andare a parlare sotto l'aspetto arbitrale. Anche lì si continua a fare polemica, sta roba è raccapricciante. Andiamo invece in un altro argomento meno stupido, perché quello che ho fatto finora veramente, solo parlarne mi pone allo stesso livello e mi dispiace, però me lo devo dire e me lo dico. Ma adesso andiamo a qualcosa invece di più comunque stuzzicante, il discorso Inzaghi. Inzaghi, ragazzi miei, è il motivo per cui l'Inter gioca la semifinale di Champions con Barcellona, perché ne abbiamo dette e Inzaghi, io lo ripeto ancora, l'allenatore, forse è l'allenatore che ho visto sulla panchina dell'Inter che è riuscito a migliorare di più, a migliorarsi. Inzaghi è arrivato, si è seduto sulla panchina dell'Inter che era un allenatore e oggi, 17 aprile, è tutt'altro allenatore. E come i giocatori, come qualsiasi figura in qualsiasi contesto può migliorare, Inzaghi è migliorato tantissimo. Inzaghi adesso è veramente un allenatore top. Non lo era prima, per quanto mi riguarda. Quando è arrivato all'Inter era un buon allenatore, ma non era un allenatore top. Adesso è un allenatore assolutamente di tutto rispetto e me lo terrei stretto in ogni caso. E se lo terrà stretto per quanto mi riguarda, di sicuro l'Inter. Di sicuro perché dal punto di vista economico, facciamo un confronto con il passato allenatore, con Conte. Non c'è paragone. Cioè, se vogliamo discutere di trofei, lì possiamo discutere, ci mettiamo a tavolino e parliamo. Ma dal punto di vista economico, Inzaghi fa guadagnare un sacco di soldi all'Inter. Poi il discorso tifosi è un altro, ma il discorso soldi. Inzaghi, rispetto a Conte, ma clamoroso l'upgrade, ma clamoroso. Conte, 2 anni, non hai passato gli ottavi. 2 anni non hai passato gli ottavi. Con Simone Inzaghi, 2 anni agli ottavi, un anno in finale e adesso semifinale, che può essere anche qualcosa in più, non lo sappiamo. Ma quindi c'è stato un upgrade pazzesco che in termini economici, ragazzi, fa tutta la differenza del mondo. Poi è ovvio che quei soldi non vanno in tasca a noi e quindi dal punto di vista del tifoso conta zero, ma dal punto di vista societario, della proprietà, fa tutta la differenza del mondo. Ecco perché, per quanto mi riguarda, il discorso Inzaghi è un discorso che secondo me non ha senso. Inzaghi per me rimarrà sulla panchina dell'Inter in ogni caso, a meno che sia lui a voler qualcosa di diverso, ma non credo minimamente, perché da come viene sempre descritto pare che sia un abitudinario, lui sarebbe addirittura rimasto anche alla Lazio volendo, quindi io non vedo in alcun modo come le due strade possano separarsi. Paradossalmente direi per trovare delle motivazioni solo se veramente l'Inter vincesse tutto, ma questo è un discorso talmente prematuro in questo momento che non ha nessun senso. E adesso noi tifosi ci crediamo, io ci credo tantissimo, non nel triplete. Per me il fatto adesso di triplete con il passaggio contro il Bayern per me diventa ancora più difficile. Cioè, oggi l'Inter paradossalmente, no, non triplete. Oggi paradossalmente c'è ancora di più la possibilità che l'Inter alla fine raccolga veramente nulla. Secondo me c'è aumentata quella possibilità, non è diminuita, così come è aumentata anche la possibilità che poi davvero vince tutto. Sono aumentate entrambe le cose. Sono diminuite un po' le altre, ma quei due estremi secondo me aumentano di pari passo, no? Anche perché il calendario, ho fatto questo screen, è veramente fitto, con già tutte le partite giocate sinora. Si aggiunge questo doppio confronto con il Barcellona. Ma qua forse non c'è la. Ah, no, c'è la Coppa Italia, quindi è una roba.
è una roba incredibile, è incredibile. Però io, è bella viverla anche così una stagione, certo, con totale incertezza, però che bello essere in una semifinale, te la vai a giocare, ti vai a giocare una semifinale di Champions che ti può portare a una finale e stiamo parlando del massimo traguardo, ragazzi. Quindi quando sei lì a giocartela davvero, perché io lo dico, per me, per come si è messa, per me l'Inter ha il 25% di vincerla davvero la Champions. Io glielo do il suo quarto, il suo un quarto, uno dei, come si dice? Della torta, un quarto Inter, per me io ce la butto, eh. Io non vedo una grande favoritissima, forse sempre il Barcellona, come ho detto, ha forse qualcosa in più, sicuramente nelle bocche di fuoco, ma anche dietro hanno dei problemini e forse anche più di quelli che abbiamo visto del Bayern e quindi forse tutto viene compensato. Non è facile, perché non è facile. Non è che ho detto quindi 50, 40, 25% io all'Inter glieli do sicuramente per la Champions. E questo però, la Champions non è comunque facile. Il campionato hai tante distrazioni. Già col Bologna sarà una partita difficilissima per ovvi motivi. In Coppa Italia è comunque un derby e quest'anno abbiamo visto quanta fatica ai derby. E quindi, ragazzi, c'è la possibilità davvero che non si vinca ancora non si vinca davvero nulla, come c'è la possibilità che puoi arrivare veramente a vivere un sogno e per quanto mi riguarda va benissimo, va benissimo così. Voglio chiudere col discorso che facevo prima, che è un discorso che comunque ci apre un po' la mente. Nel momento dei cambi ho visto molti giocatori dell'Inter esausti, ma nessuno del Bayern. Questa cosa le squadre italiane devono assorbirla. In una partita sembra che ne giochiamo tre. Dobbiamo capire dove e come spendiamo queste energie. Cioè le squadre italiane pare che in Europa spendano più delle altre, no? In queste partite, no? Sembrano più stanche. Questione di ritmo, di intensità del nostro calcio, del fatto che si giochi poco, no? Il tempo effettivo, le polemiche, non lo so, la pressione esterna, la pressione interna, non lo so, però Del Piero la butta là e secondo me è un argomento di discussione molto valido, non solo Del Piero, perché anche Cambiaso, che poi Cambiaso lo sappiamo, ha giocato sia nell'Ester, ha giocato ovviamente in Spagna, ha giocato con l'Inter e lui dice in Italia il dispendio energetico mentale è superiore. In Spagna, se non sei nelle prime due o tre big, nelle due o tre big del campionato, non c'è grande pressione. In Premier tu giochi la partita di campionato, se hai fatto ciò che dovevi, nessun problema, il giorno dopo ti vai a fare tranquillamente l'allenamento. Invece da noi siamo pieni di storie che creano pressione eccessiva, quindi è più la pressione esterna, no? Per come la racconta invece il Cambiaso. Sì, l'ho avvertito anch'io sto fatto che si fa un po' di fatica e soprattutto che la gara ti pesa tanto, ti pesa e te la porterai avanti, perciò noi facciamo sempre questo discorso delle partite giocate, l'Inter ne giocherà 58 se va come va adesso, male che vada ne gioca se non sbaglio 58, so comunque tante, al di là del discorso delle pressioni, no, so comunque tante, so tante le partite che si giocano, quindi la prima cosa è anche il dato, secondo me, poi c'è tutto il resto. Signori, forse sono andato anche un po' lungo, perdonatemi, ma erano questi gli spunti che volevo tirare fuori oggi e tutto il resto. Ci stiamo divertendo, ecco, ripeto, questa è la cosa più importante e va bene così, va bene così. Signori, ci becchiamo dopo se volete, quindi se vi rinnovo l'invito a iscrivervi, un grande abbraccio da Neschio.